Salvatore Pinna, inevitabile parlare di quegli ultimi secondi maledetti con quella doppia svista arbitrale di cui sei stato sfortunato protagonista. Penso che tutta l'Italia, tutti voi avete visto, a iniziare da Sky, Sport Italia, le vostre trasmissioni, un errore così è clamoroso. Io non voglio parlare di malafede, però io mi ricordo venerdì scorso in casa il gol nostro annullato al 94esimo per un spalla a spalla con Diamutene. Qua stiamo parlando di una mano in faccia prima e dopo di una trattenuta che mi tiene il braccio. Fate voi. Cioè, quando uno sbaglia viene, si assume le responsabilità come è stato venerdì scorso, ma quando uno fa il proprio dovere fatto bene si subisce un fallo evidentissimo, anche se qualcuno non ha voluto riportare questo fallo, anzi un fallo macroscopico come ho letto qualche amico mio. Mi sembra un po' una cosa così, cioè rimango sbalordito, io mi meraviglio di una cosa del genere. I maligni però sostengono anche altro. Allora basta, ma noi dobbiamo, ma avete visto Sampdoria-Palermo ieri, cosa vuol dire piangere per una retrocessione? Ma qual è il biscotto? Qua si parla sempre di biscotti, di partite vendute, di giocatori non onesti, gente che gioca alla SNAI, ma dove sono? Portate le prove, invece di chiacchierare sempre così, bisogna portare le prove. Al 93esimo si fa il biscotto, una cosa del genere, quello che è successo, ci stiamo giocando i playoff. Mi sembra che da parte sono stati tiri in porta, parate, cose, cioè dove hai visto questo biscotto? Al 93esimo, all'ultimo secondo, una cosa così clamorosa? Ditemelo voi, cioè bisogna portare le prove, inutile sta sempre a chiacchierare, sempre prima Frosinone Ascoli e dopo questo e dopo l'altro, cioè non si può andare avanti così, noi dobbiamo essere contentissimi di quello che abbiamo fatto, ci siamo salvati, siamo rimasti in Serie B, io ho visto Sampdoria-Palermo che piangevano i giocatori, che erano retrocessi e purtroppo non si sono salvati e si ritrovano in Serie B dalla Serie A, noi dobbiamo pensare a queste cose. Dobbiamo essere felici, dopo dispiace, sì, è vero che in alcune circostanze importanti quando c'erano le occasioni non le abbiamo prese e questo ci dobbiamo prendere la responsabilità noi, perché lo sappiamo che magari abbiamo delle responsabilità, però non è ogni volta, ogni partita è sempre biscotti e si vendono le partite e basta. Mi rifaccio al tuo sfogo e a quello che hai detto poc'anzi. Se tutti ci avessero creduto come ci ha creduto Pinna, adesso staremmo parlando così. Cioè Pinna è uno che anche Pinna ci ha messo del suo, che ha sbagliato qualche partita, però su 40 partite un portiere te la può sbagliare 2 partite o 3, quante sono? 3, fai che ho sbagliato 3-4 partite quest'anno, benissimo, ma penso che sia anche per un portiere su 40 partite, penso che sia anche normale, dopo il rendimento grazie a Dio che ho avuto che mi ha permesso di fare parate importanti, però quello ci sta. Però la voglia, la passione di raggiungere i playoff c'è stata tutta. Dispiace sicuramente di non aver preso la palla al balzo quando dovevamo prendere, ma non perché non c'è stata voglia da parte di tutti, perché purtroppo questi siamo noi, e nel bene e nel male. Cioè, io non so cosa dire, cioè, ogni volta torniamo sempre sui discorsi e questo mi dispiace tanto. Io so solo che abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare. Domenica scorsa, venerdì e sabato, non è stata colpa nostra perché un errore così madornale non si può commettere, ce l'aveva fatto vedere da tutte le parti. Hai rivisto le immagini? Io ho rivisto l'immagine, ho rivisto tutto e io sono sbalordito che non si fischia un fallo del genere, cioè, perché è evidentissimo, una manata in faccia, cioè una manata che a me cioè io sono andato a terra, io devo essere l'unica cosa che lì magari devo fare io, però come ho sentito che lui non fischiava, allora sono andato subito alla ricerca della palla, perché avevo capito che il fallo non lo fischiava, magari dovevo rimanere più a terra, però ma cosa in quel momento? Hai visto anche la trattenuta di Bruscato subito dopo, no? Io le ho viste dall'immagine vostra, Sì. dall'immagine di tutti, dall'immagine di Sky e dall'immagine di Sport Italia, che dopo ho visto le trasmissioni, cioè quest'arbitro pare che sia 7-8 partite che fa danni come la grandine, cioè non viene fermato, cioè io non voglio parlare di arbitri, non voglio cercare scuse, ma questo è una cosa clamorosissima, al 99% questi falli si fischiano sempre. Ora l'arbitro che cosa vi ha detto? Come ha motivato la decisione? Era impacciatissimo, non sapeva più cosa dire, il guardialino a fine partita gli ho detto ma vi rendete conto cosa avete fatto? Se n'è andato con la faccia abbassata, perché hanno visto le immagini dopo a Sky.
Sono cose gravi queste, cioè, qua anche Reginaldo, ho sentito le dichiarazioni di Reginaldo, dice cioè, un arbitro a maggio non può rovinare una stagione di una squadra. Questo ci deve far pensare, non pensare sempre alle solite brutte cose. Io so che la gente è arrabbiata, che vogliono andare tutti ai playoff, che questo che là, ma non possono pensare ogni volta al biscotto, si sono messi d'accordo, sembra fate bene al 93esimo, all'ultimo secondo si mette d'accordo una squadra. Quindi era d'accordo anche Candussio, insomma. Sì, era Candussio anche, se no non lo so io. Cioè... Le insinuazioni forse vengono dal fatto delle mancate esultanze, è quello che... Allora vi spiego subito le mancate esultanze. Allora, sapevamo quando abbiamo fatto i gol che tutte le squadre che avevamo dietro stavano tutte vincendo e che quindi la nostra vittoria era sempre cazzo che dovevamo ancora rincorrere. Solo per quello non ci sono state le grandi esultanze come abbiamo sempre fatto, cioè, perché ci dispiace, perché ci credevamo. Dopo ti rovinano una partita così al 93esimo, partita finita, che dopo è inconcepibile che uno non fischia un fallo del genere, è una cosa assurda. Ma non perché lo dico io, perché non mi voglio prendere responsabilità, cose, cioè, un conto è uno esce, perde la palla da solo e fa la cagata, cioè, scusate, fa questo errore, e allora è colpa tua. Ma quando uno esce, una palla lenta, che è giusto che tu devi dare una mano alla squadra e questo te ne viene addosso, ti dà una manata in faccia, dopo ti va a rialzare, ti prende il braccio, ti butta a terra e non ti fischia il fallo che l'arbitro è a 2 metri, allora perdonatemi, allora c'è qualcosa non va. O il Pescara stava iniziando a dare fastidio perché avevamo visto che stavamo iniziando a dar fastidio, non lo so. Può essere incapacità dell'arbitro. Sicuramente può essere, se hanno fatto vedere la statistica di quest'arbitro insieme a lui, Mazzolini e un altro, stanno inguaiati forte. Dottore, ma è proprio la palla lenta che ha determinato la tua decisione magari di non uscire di pugni e di andare in presa? No, ma non posso uscire, allora, non posso uscire di pugni su una palla lenta. Una palla lenta va bloccata perché l'azione è finita. Se io respingo di pugni la palla mi rimane lì e capita male ti fanno il gol all'ultimo momento. È una palla lenta perché sono solo, c'erano i miei compagni a coprire, sono uscito e sono andato a bloccarla, cosa che fa ogni normalissimo portiere. Cioè, io più di quello, che devo fare? Cioè, allora la prossima volta se sto in porta è perché sto in porta, se esco e vado a prendere la palla perché sono uscito e vado a prendere la palla, se mi fanno il fallo allora è colpa mia di nuovo, ma fanno il fallo mio. Stavolta non mi sento di prendere nessuna responsabilità, io ho fatto il proprio dovere facendo 2 parate importantissime durante la partita, facendo quello che dovevo fare, ho fatto l'uscita giusta, quella che dovevo fare, e purtroppo ho trovato una persona in malafede che ci ha rovinato una stagione. Archiviata la Serie A per quest'anno, ci si riprova l'anno prossimo, ancora di biancazzurro Torre Pinna. Questo io già posso, il mio colore bianco-azzurro, tutto quello che volete voi, a me io già sono contento di quello che ho fatto quest'anno col Pescara, che io ho lasciato il Pescara in Serie B, quella cosa che a me mi conforta è che ho fatto, a mio avviso, il mio grande campionato, che era importante per me, che è rimasto il Pescara in Serie B. Peccato, mi dispiace profondamente dal cuore, veramente, perché tutti un po' ci credevamo, come ci credeva la gente, che l'abbiamo magari un po' disillusi, però questo ci può anche stare da una squadra magari neopromossa come la nostra, che ha avuto 1000 difficoltà, giocando per 2 mesi senza 5-6 titolari, e voi sapete avevamo una rosa ridotta, ci sono i giocatori esperti che purtroppo in quel momento si sono fatti male e avevamo dei giovani su cui puntare, e purtroppo non puoi dare la responsabilità sui giovani. Tu vedi Varese, vedi Novara, vedi altre squadre che stanno lì, ma sono tutte attrezzate, gli manca uno bravo e ti posso dire, gli manca Bagua, e al Varese c'hanno Neto Pereira, al Padova gli manca Succi e c'hanno Ardemagni, a Empoli uguale, a Livorno uguale, a Livorno gli manca, gli manca Tavano e c'hanno Daniele Vicius e l'altro lì. E Dionisi, quindi di cosa stiamo a parlare? Noi dobbiamo essere contenti e felici che siamo rimasti in Serie B, abbiamo fatto un buon campionato, certo, la gente ha ragione, bisognava usare di più, tentare qualcosina in più, di questo ne sono consapevole e mi dispiace profondamente, però credetemi, perché buttare, sempre sta storia, il biscotto, si sono messi d'accordo, si hanno venduto la partita, e la SNAI, io non so manco come è fatta una schedina. Ma di cosa stiamo parlando? Un biscottone. Sì, ma ora no, ma al 93esimo, perché sì. Condusio ha detto dai facciamo un rigore, così, come si chiama Condusio? Sì, cappella, così sì, a me veramente mi dispiace soprattutto per la gente, perché so quanto ci tiene qua la gente a Pescara, e sicuramente magari certe volte dicono queste cose perché sono avvelenati, perché vogliono arrivare, hanno tutte le motivazioni, tutte le ragioni, perché è una piazza importante che vuole stare in alto.